Lo streaming sta per iniziare, lo streaming sta per iniziare, sei dal vivo. Salve a tutte e tutti voi, spero che oggi mi va di bene perché io ho fatto una live e purtroppo non se ne sono salvati manco 7 minuti. Ho fatto una live tempo fa e non si sono salvati manco 7 minuti. Adesso ho perso mezz'ora. Speriamo che questa live venga bene. Siccome molti di voi mi hanno chiesto di parlare di questi argomenti, io adesso passo a parlare. Non vorrei rompere il palo selfie che diventa oggi. Sto un po' elettrico, sarà l'atmosfera, ma io l'altro ieri ho fatto una live con questo cellulare che è il Motorola Moto E7 e-Power, e purtroppo è venuta male. Non so se ci avevo problemi con il provider, con l'host del web, oppure se è stato il cellulare che va sempre più lento. Quindi mi raccomando, se potete, contribuite con una donazione sotto questo video o sotto i video che più vi interessano, vi piacciono miei, e in questo modo mi aiuterete ad andare avanti, avere una connessione migliore, un cellulare migliore. Io adesso vi voglio parlare di quello che vi parlavo l'altra volta, quindi speriamo che questa volta la live si salvi, che si salvino almeno dei minuti. Siccome vi ho parlato nel passato di queste letture balenghe sulla magia, so che a molti di voi vi interessano queste letture, allora ricominciamo dai libri più o meno balenghi in ordine di graduatoria. Adesso stavo leggendo questo libro, Il mago di W.E. Butler, edito dalle Hermes edizioni, che in pratica è una casa editrice della Mediterranee. Si sono distaccati forse dalle Mediterranee, però ecco, questo è il mago, questo sarebbe il Baphomet. Scorrendo questi capitoli sembra molto teorico, perché vuole insegnarti esercizi e pratiche magiche. Quindi voglio dire, pratiche magiche, puoi realizzare cose magiche con questo. Innanzitutto, hi, how are you? Ciao Gaetano, non c'è. Sto bene, grazie. Mettiamo tutti i messaggi. Benvenuto Gaetano, non c'è. Quello che si propongono in questo libro, che si propone l'autore, è impressionante. Parole e nomi nelle operazioni magiche. E poi riti magici, congedo, vabbè, alla fine del libro, le chiavi magiche, il corpo di luce, e tutto questo dovrebbe funzionare. La tavola degli elementi. Io più o meno cerco di ridire quello che ho detto nell'altra live, dove purtroppo non agganciavo il segnale. Per fortuna che oggi c'ho segnale. I colori lampeggianti, insomma, parole di potere, uso magico del suono. Vabbè, questo a livello teorico bene o male se la cava, poi a livello pratico insomma dubito che le vocazioni contenute in questo libro servano a qualcosa, perché altrimenti si è venduto molte copie da quando è stato stampato per la prima volta. È stato stampato in Italia nel 1900, una ristampa del 93, ma
in inglese è stato stampato in Gran Bretagna nel 1959, nell'83 la prima volta la Hermes Edizioni. Noi sentiremo parlare di miliardari ogni giorno se questo libro funzionasse. Where are you from? I'm from Rome. Dearest, Gaetano non c'è. But it's strange, your nickname is Italian. Why do you read on English? I living on Sensei and understand Italian language because my family born in Italy. Oh, I'm glad to know you. Have a good weekend. I'll try to put English subtitle on this live when I can, where I can. Altri 3 libri, questa volta molto più balenghi, delle edizioni Hermes, per fare vedere fino a quanto in basso si può andare parlando di magia. Questo è La magia stellare di Frank G. Rippel, uno che vendeva per posta e poi per email gli attestati di massoneria. Il vero Necronomicon. Già lo sbugiardamento glielo possiamo dare a questa opera perché non è stato mai scritto il Necronomicon. Ne accenna Howard Philip Lovecraft in un suo racconto del terrore, quindi opera immaginaria di narrativa, però accenna a dei versi, a delle parole. Però secondo Frank G. Rippel questo sarebbe il vero Necronomicon, e qua ti insegna la magia stellare del vero Necronomicon. Non so da dove l'abbia tirato fuori, anche perché Howard Philip Lovecraft era un grande burlone. Il suo saggio arabo, che è impazzito dopo aver letto il Necronomicon, si chiamava All is Read. Nessun arabo si chiama Alice Read, ma All is Read o Al is Read è la pronuncia in inglese di ciò che si scrive come All is Read, nel senso tutto è stato letto, o all he's read, tutto lui ha letto. Logicamente un saggio, un grande maestro, è tale perché ha studiato molto e ha letto di tutto. Quindi nel nome stesso di chi avrebbe scoperto il Necronomicon, secondo Aleister Crowley, ci sarebbe una presa in giro, perché si chiama Hollis Reed e molti anche negli anni 30, quando è stato scritto il racconto, ci sono cascati pensando che fosse il vero nome dell'arabo pazzo Abdul Alice Reed. Invece Hollis Reed è la pronuncia di tutto è stato letto. Abdul tutto ha letto, per dire che era saggio, ma è appunto un nickname inglese, e come può essere un nome arabo? Stan Lorest. Alessandro, madonna, sei tristissimo. Grazie, ma a chi lo dici? Gaetano non c'è. Alessandro, do you know? Vabbè, vedo che si parlano tra di loro. Un altro libro balengo, marzo, sempre di Rippel, ne aveva scritti una trilogia. Io ho comprato solo 2, quindi mi sono risparmiato uno, perché era l'anno, io ero adolescente, erano gli anni 90, compravo tanti libri, mi piacevano anche quelli assurdi come questi. Sempre di Frank G. Rippel, La magia rossa, le operazioni magiche dell'Ordo Rosae Mysticae, il terzo manifesto Rosa Croce. Per chi non lo sapesse, tutte queste cose non hanno nulla a che fare con i Rosa Croce storici, con i massoni o con il misticismo
Rosa Croce, ma sono degli ordini che ha fondato Frank G. Rippel, quindi degli scritti che ha inventato lui. E anche qua riprende il Liber Ambe Legis di Aleister Crowley, però lui non c'entra nulla con Aleister Crowley, capito? Si sarà ispirato, ma terzo libro Valengo via. E poi c'è questo, La magia della piramide di Guidi Guerrera, le tecniche rituali tra magia e scienza. Ora come ci possono essere delle tecniche rituali tra magia e scienza? In un testo di grande attualità, ci dice l'editore, o forse se l'è scritto l'autore, nonostante l'antichità delle sue origini, quindi pensa che contraddizione, l'autore presenta in una moderna chiave interpretativa la misteriosa ed efficacissima magia della piramide. Che moderna, no? Ma quale sarà la piramide che abbiamo a Roma o quella d'Egitto? Il rituale minore del pentagramma, lo scongiuro dei quattro, e qua iniziano i pentacoli. Per chi non lo sapesse, sono delle figure che uno deve contemplare, meditare per ottenere un determinato effetto. Se voi guardate la miniatura di questo video, è stata creata con l'intelligenza artificiale e ritratta sullo sfondo una piramide, Aleister Crowley è un carpincio gigante, e poi ci sono io naturalmente. Se voi volete supportarmi nella creazione di questi video ed impedire che io abbia delle difficoltà come nell'ultima live, che non sono riuscito neanche a salvarla per problemi di wifi, mi raccomando, che si tagliava ogni minuto, commentate qua sotto, date like al mio video, condividete. Adesso se in live potete comprare super chat e stickers, e poi comprate super grazie, lo potete fare sotto un qualsiasi video mio, il pagamento è unico. Se volete la continuazione di un mio video vecchio, io faccio la continuazione di quel video, voi mi dite a che minuto avete trovato un argomento del quale vi interessa che io parli, e io continuerò a parlare, perché ho fatto tanti video anche di 40 minuti, quindi se voi trovate qualche video interessante anche di 10 anni fa, di 12 anni fa, comprate un super grazie e ditemi di parlare di nuovo dello stesso argomento. E poi se volete abbonatevi al mio canale, in modo che io possa continuare anche a parlarvi di questi temi. Allora, questo sarebbe il pentacolo di Tepizet, sarebbe questo, non so che significa, però l'autore se ne è inventati di suoi per avere i diritti d'autore, capito? Pentacolo per la ricerca dell'equilibrio e per l'esplorazione dell'inconscio, cioè tu ti esplori l'inconscio guardando, e non l'incosciente, l'inconscio guardando Tepizet o qualunque cosa sia. Poi c'è l'ottavo pentacolo di Tepisatra, per la meditazione e per la visione astrale, cioè tu guardi questo pentacolo, fermate il video, fermatelo, stoppatelo, guardate questo e viaggerete in astrale, chissà dopo quanto tempo. Fate prima a viaggiare in aereo o in treno, in Freccia Italia. Sei il top della gamma. Buona serata Sant'Enchan, buona serata Gaetano, non c'è, grazie. Ah, ma allora non solo capisci l'italiano, lo sai anche scrivere, vedo. Grazie, grazie, buona serata. Poi c'è quest'altro pentacolo di Aharp, tutti i nomi inventati dall'autore,
che non ci spiega che significa, ma a cosa serve. A harp. Quindi stoppate il video e contemplatelo. Sotto il dominio di Saturno troviamo invece il glifo pentacolare, io ve li leggo al contrario. Questo è il settimo. Dell'intelligenza ARP. Grazie al suo aiuto possono essere sconfitte molte forme di gracilità congenita, di disturbi delle ossa, cooperando alla prevenzione di molte malattie senili. Esisterebbero i geriatrici se questo glifo funzionasse? E Guido Guidi Guerrera non ci risponde. Il sesto pentacolo è il Tnotibuis, destinato ad agire influentemente sulla sfera economica e finanziaria, espandendo i suoi benefici anche all'ambito della salute, e sicuramente quello intitolato Notibus, no, chiamato titolato, disegnato a luna nuova di giovedì, promette e mantiene di far prosperare qualunque genere di impresa, elargendo le sue positive energie per ragguardevole durata di ben oltre 20 anni. C'è una lavatrice ancora assicurata a 10 anni, questo dura 20 anni. Tornotibus, eccolo qua, guardatelo, che mi sembra che fissate qua il video, stoppatelo qua, mi sembra che è il numero 6. Il numero 5 pentacolo di Senacher o Senacher. Anche se il magista evoluto conosce bene le leggi cosmiche legate alla ferrea logica di causa effetto, che assicurano sempre i benefici di una equa giustizia distributiva, ma che è una magia socialista, a volte dall'azione anche molto lenta nel tempo, ma comunque inesorabile, l'uso di una pista satura di vibrazioni marziali può in certi casi prevenirsi ed imporsi, prescriversi ed imporsi. È il caso del pentacolo di Senacher. Si tenga presente che la ch va pronunciata come c dolce. Senacher, ottimo in tutti i casi di malocchio o influenza maligne e in tutti i pericoli e insidie di carattere tanto naturale che occulto. Sotto gli influssi del pianeta Marte, meglio se transitante un segno di fuoco. Vabbè, non ci ho capito una mazza. Numero 5, Senat Chair. Ecco, voi ci capite? Senat Chair, fissatelo e dovrebbe succedere quello che c'è scritto nella pagina, poi mi fate sapere. Numero 4, pentacolo di Oroaser, tutti brevettati e patentati da Guido Guidi Guerrera. Sotto gli auspici di Venere, il talismano Oroaser è in grado di superare le difficoltà apparentemente insormontabili di tutte le questioni di cuore, divorzi compresi, chissà. Però fissate questo: Oroaser è il numero 4. Ci stiamo avvicinando alla fine della lista di questi pentacoli. Pentacolo di Aput, il numero 3. L'intelligenza chiamata in gioco è Aput, pronta ad assicurare la protezione della casa negli spostamenti con qualsiasi mezzo. Una roulotte, un camper, una caravana. Nella fase lunare non ha importanza in questo caso, anche se è sempre la fase lunare non ha importanza in questo caso, anche se è sempre preferibile la luna crescente, ma è obbligatorio disegnare questa figura pentacolare esclusivamente di mercoledì, accordandola alla sua congeniale musica delle sfere, rappresentata dall'accordo mi bemolle si bemolle re. Ora pentacolo di Aput,
Enrico Rapacciolo, mi sembra che si chiama così, un mio amico musicista di YouTube. Spiegami tu come accordare questo mi bemolle si bemolle re, pentacolo di Tuimis, un talismano molto potente a valenza lunare nettuniana e senz'altro quello di Tuimis, perché certo Nettuno sta così lontano da noi che c'ha influenza su di noi, no? La sua energia combinata con quella della piramide addirittura può arrivare a sconfiggere le malattie più gravi, tanto di origine funzionale che organica, altresì indicato per tutte le operazioni poste sotto l'egida dell'argentea signora del cielo, cioè la luna, incluse quelle finalizzate a incrementare le doti medianiche e di chiaroveggenza. L'accordo musicale appropriato è composto dalle note la bemolle, si, sol bemolle, e la sua preparazione deve avvenire ovviamente di lunedì in costanza di luna nuova. Questo è il pentacolo numero 2. Tuimis. Enzo Rapacciolo, dimmi tu come si fanno gli accordi musicali, che io non ho neanche uno strumento musicale, dovrei cantare l'accordo. Come fare a cantare un accordo? La bemolle, si, sol bemolle, la si sol, mentre guardo sto coso qua che è il numero 2. Per fortuna siamo arrivati al numero 2. Nuove forme pentacolari, pentacolo solare, questo è il numero 1. Epizatozon. Cominceremo con un glifo polivalente di natura solare dedicato all'intelligenza Epizatozon, destinato a propiziare la fortuna allo stato puro. Che significa fortuna economica? E ad assicurare vittoria e successo a chi lo indossa. Vabbè, tutti gli eserciti del mondo vincerebbero se avessero questo. Fissatelo, è il numero 1, pentacolo Epizatozon, che per me sono nomi messi a cavolo di cane. Fissatelo che vincete qualsiasi cosa. Qua non so se dice vittoria e successo a chi lo indossa. Pensa, tutti i soldati di un esercito vincerebbero, e se tutti gli eserciti lo indossassero, tutti i soldati di tutti gli eserciti, allora non perderebbe nessuno, si patteggerebbe. Va disegnato la domenica a luna nuova, quindi va caricato sotto la piramide nel modo già descritto, bombardandolo con l'accordo musicale re, sol bemolle, la, che durante il rito specifico potrà essere mantenuto o mutato con l'unico nota solare do. Enzo Rapacciolo, se tu guarderai questo video, qualcuno glielo faccia guardare a questo minuto. Enzo Rapacciolo, fissa questo pentacolo che si chiama Epizatozon, fissa questo pentacolo e bombardalo con l'accordo. Tu che c'hai degli strumenti musicali, la chitarra, re, sol bemolle, la, e poi bombardalo con l'unica nota solare do, magari di petto. Vediamo se Enzo Rapacciolo riesce a cavare qualcosa. Caro Alessandro, e lo so, ma non sono cose che ho scritto io. Mi hanno detto di commentare certa letteratura magica, e io giustamente commento certa letteratura magica, capito, e obbedisco ai miei spettatori. Poi naturalmente, se voi avete dei temi particolari di cui volete che io parli, mi raccomando, comprate un super grazie o abbonatevi. Farò dei video esclusivamente per gli abbonati. Poi vabbè, metodologia magico operativa. C'è una metodologia magico operativa
incredibile. Operazioni per l'eliminazione di correnti negative. Come si sentono le correnti negative? Una scossa elettrica? Che cos'è una corrente negativa? Boh, qualcuno me lo spieghi? Io non so che cos'è una corrente negativa. Primo metodo interattivo, primo metodo di intervento, secondo metodo di intervento. Ci sono tanti metodi di intervento. Quindi quarto metodo di intervento, vabbè, non staremo qua. Metodi operativi. Allora, operazioni magiche da eseguire sotto l'influsso dei diversi pianeti. Vabbè, metodi operativi usando la sfera di Venere. Qual è la sfera di Venere? Veramente è un qualche cosa misterioso, non so. Un momento, non me ne sono andato, non me ne sono andato, sono rimasto tra di voi. Però vedo che la luce del tripode non basta. Adesso stiamo meglio, anche se mi illumina male. Però voglio dire, in questa cantina operazioni magiche da seguire sotto il flusso dei diversi pianeti. Allora, la sfera di Venere. Venere sta così tanto lontano, Venere, che pensare che abbia una sfera di influenza su di noi è assurdo. Sistema operativo per far nascere l'amore tra due persone. Metodo pratico per mantenere vivo l'amore in una coppia. Ma a volte è meglio lasciare andare l'amore che non ti vuole più. Che fai? Lo trattieni con le catene? È una mentalità sbagliata. L'amore per far rimanere due persone insieme, la magia per fare rimanere due persone insieme che non si amano più. Procedimento magico per accrescere e conservare l'energia psicofisica. Ma dormi presto la sera, svegliati presto la mattina, fai ginnastica, mangia bene. Metodo per ottenere fascino e accrescere la propria attrazione erotica. Vabbè, rinnoviamo, o energia cosmica, risorgi, o mio spirito potente, dicendo questa frase. Operazioni di condurre sotto l'egidia di Marte, perché Marte sta così vicino, no? Sistemi rituali mediante l'ausilio della sfera di Giove, Saturno, l'ausilio della sfera di saturniana, gli influssi lunisolari. Ra e Istide furono le principali divinità. Vabbè, qua ci sono operazioni magiche per proteggere i bambini contro l'influenza maligna. No, i bambini no. Pentacolo di protezione contro Lilith. A Lilith, che poi sarebbe stata la prima sposa di Adamo, che è diventata cattiva secondo leggende bibliche non ufficiali, no, apocrife. A Lilith ci credevano 2000 anni fa, ma basta, su, era una divinità sumera, egizia, non so che cosa. E vabbè, finiamola con questo libro, perché questi sono i 4 libri balenghi. Non ritorno sul mago, che è forse quello da leggere più interessante, perché parla proprio della storia della magia contemporanea, queste cose. E più parla delle varie raffigurazioni teoriche, però in sostanza diciamo una balengata anche questo libro, perché una volta che sai la teoria della magia, sai che l'addestramento del mago, generalità ci sono 50 pagine, mi sembra, di generalità, sì, 47. E poi l'addestramento del mago, note preliminari, la luce astrale, e poi che altro, il corpo invisibile, le chiavi magiche. Le chiavi magiche ce ne sono, le maree tatviche, le chiavi magiche, insomma,
più o meno gli stessi argomenti, però è sempre una balengata. Questi sono stati libri della Hermes Edizioni. Non so se Alessandro tu mi critichi perché parlo di magia o perché tu ne sai più di me e secondo te funziona. Questi altri libri invece sono dell'universo magico, una collana di libri delle edizioni mediterranee. Il primo libro, voluminoso, è interessante perché in questo caso non si tratta di realizzare nulla, ma sono delle teorie astruse, perché dice anche i templari e la magia sessuale. Però di Francis King, l'universo magico è una collana che appartiene alle edizioni mediterranee. Francis King, il cammino del serpente, storia, riti e misteri della magia sessuale in occidente, probabilmente nell'occidente moderno, anche se dall'oriente all'occidente si estende un filone magico che fa uso della sessualità per conseguire determinati fini mistici e liberatori. Nel tantismo indù e nel buddismo tantrico le pratiche sesso-yogiche miranti ad ottenere risultati psicospirituali sono essenzialmente le stesse. No, io ho dei dubbi, dei forti dubbi. Comunque bisogna dire che qua parla anche di Aleister Crowley, che trovate, parla di Edward Sellon, parla di Aleister Crowley, che trovate nella miniatura di questo video rappresentato dall'intelligenza artificiale. Parla quindi i giorni infausti della grande madre, in Tessaglia. È abbastanza interessante, c'ha delle illustrazioni. Qua potrete notare due ritratti di Aleister Crowley, uno da giovane e l'altro già da anziano. Crowley nelle sue insegne del loto come Baphomet da giovane chiamava a collezionare tutta una serie di pacottaglie, di medaglie, di gradi, di qualsiasi loggia magica massonica gli volesse regalare dei gradi. Gli regalavano i gradi 33 onorifici perché era famoso, tutte le logge massoniche del mondo. Quindi lui si metteva tutti questi gradi anche se magari non aveva dovuto passare nessun rituale o nessun rito. E poi sotto Crowley a tarda età. E io cerco di non rovinare i libri perché ci tengo ai libri. Qua Crowley intorno al 1925. Non so se conoscete Crowley, ma chiunque si occupi della magia, dell'esoterismo e dell'occultismo moderno inevitabilmente sentirà parlare di Aleister Crowley. Lea Hirsing, la donna scarlata, davanti a un suo ritratto dipinto da Crowley che la raffigura come un'anima morta, che poi era l'amante ed era sposata, l'amante di Crowley, Lea Hissing. E vabbè, qua parla anche delle varie tantrismo e magia nel mondo moderno, di come è stato mal interpretato secondo me il tantrismo, il taoismo da persone proprio come Aleister Crowley e anche Gregor Matters, perché non ne hanno letto direttamente e lo hanno interpretato secondo i loro pregiudizi. Tra l'altro lo hanno anche studiato male da opere che erano molto critiche nei confronti del tantrismo. All'epoca scriveva bene libri tantrici John Woodruff, l'avvocato John Woodruff, che pubblicava le sue opere, soprattutto le sue conferenze e le sue traduzioni, visto che lui era diventato un sacerdote shivaista
pubblicava trattati e conferenze, traduzioni sul tantrismo, soprattutto shivaita ma anche buddista, col soprannome di Arthur Avalon. Cercate le opere di Arthur Avalon, in realtà sono state scritte da John Woodruff. Poi qua c'ho Tantra per l'Occidente, un metodo di realizzazione mistica attraverso la sessualità, sempre di Francis King, per l'universo magico, edizioni mediterranee. Altra opera di Francis King, come quella anteriormente da me descritta, il tantra della mano destra, tantra della mano sinistra, che molti in occidente pensano che il tantra della mano destra sia angelicale e il tantra della mano sinistra diabolico. In realtà no, ci sono sottili differenze, poi dipende dal culto religioso, perché il tantrismo non è un qualche cosa in sé, ma è una mentalità, un modo di sentire che ha pervaso il buddismo, il jainismo, la religione sikh e tutti i culti indù. Noi parliamo di induismo, ma in realtà sono tantissime le religioni indù. Poi dice chakra, tradizioni segrete e la Golden Dawn, che ha rivisto, grazie a MacGregor Matters, nella Golden Dawn si sono un po' combinate le nozioni di tantrismo con la Kabbalah, soprattutto anche la Blavatsky ha avuto molta importanza assieme a Olcott, che era un massone, nella diffusione delle dottrine d'Oriente, però sono state interpretate secondo la chiave di lettura dell'allora esotero occultismo occidentale e della mentalità framassonica. Quindi in realtà si sono presi dei significanti orientali, ma gli si sono imbevuti di significati occidentali moderni, e alla fine, ecco, se voi volete studiare realmente di tantrismo e di taoismo, leggete. Oggigiorno è possibile leggere opere del Dalai Lama, opere di sacerdoti taoisti cinesi e di Taiwan, opere di monaci buddisti, di sacerdoti buddisti, di studiosi, di universitari laici buddisti come Suzuki, che ha scritto sul buddismo zen. Ma per favore, se voi volete una lettura seria del buddismo, dell'induismo, del tantrismo, del taoismo, non leggete le opere di scrittori occidentali dall'inizio dell'Ottocento, a eccezione fatta per qualcuno, Evans Wentz e John Woodruff, perché altrimenti leggete tutte cose. Canale di Chris Video, leggi chat. Sì, come va Chris? Da mesi che non guardo e scrivo in questo canale. Grazie Chris Video. Se puoi, solo io guardo. Sì, a quest'ora è molto tardi, ma ho voluto fare questa live perché sempre di notte ho fatto una live e non si è caricata proprio, non è partita. È una cosa brutta. E invece adesso, per fortuna, non ho problemi di linea. Se mi potresti aiutare a migliorare la linea, certo non a dimagrire io, avere un migliore host di internet, allora partecipa con un super chat, compra sticker, abbonati al canale se puoi, o se puoi anche in un mio video vecchio di 12 anni fa, se vedi che c'è qualcosa che ti interessa, compra un super grazie e indicami con il tempo nel quale hai visto l'argomento, parla di questa cosa in un prossimo video, perché così vado a vedere di che si tratta. Io posso fare una continuazione a un mio vecchio video se tu compri un super grazie sotto quel video e mi chiedi di continuare a parlarne. Poi c'è quest'altro libro, sempre dell'universo magico delle edizioni mediterranee, scritto però da Alberto Cesare Ambesi. Ne ho altri,
l'enigma dei Rosacroce, la saggezza nascosta. Questo autore precisa di non aver nulla a che fare con un personaggio come Aleister Crowley e la Golden Dawn e quindi lui parla dell'enigma dei Rosacroce. L'enigma dei Rosacroce, la misteriosofia rinascimentale, Luna, Shakespeare e altri misteri, no, Luria, Shakespeare e altri misteri. Vabbè, c'ha delle illustrazioni in bianco e nero, interessante questa. E quindi qua vi ho presentato questi libri di cui vi volevo parlare, ne ho altri, però ecco, vediamo quante altre persone saranno interessate a che io approfondisca questi libri oppure ne porti altri, o approfondisco questi libri o ne porto altri. Però questa volta sembra che non ho inconvenienti con la live. L'altra volta mi si stoppava ogni minuto e mezzo, questa volta no, tanto poi la live rimane e io posso a quest'ora, che adesso vediamo che ora è, dovrebbero essere, quindi io sto dal vivo da 41 minuti, dovrebbe essere mezzanotte. Per dirla alla Marzullo, mezzanotte e dintorni, e a quest'ora la gente che deve fare? A quest'ora deve sognare, quindi no, non è partito il filtro, non vorrei rovinare. Ecco, no, non parte l'effetto speciale proprio. Ecco, ho messo l'effetto speciale di sognare e spero che tutti voi abbiate dei buoni sogni e soprattutto buon fine settimana. Io è da molto che non facevo una live. Compra un router wifi, grazie canale di Chris video del consiglio, o un estensore di wifi. Enzo Rapacciolo, ciao amico mio, ciao Enzo Rapacciolo. Qua leggevo un libro di rituali magici che diceva che bisognava fare degli accordi quando, non so adesso che libro era, contemplando un pentacolo, il pentacolo di Epizatozon è il numero 1 di 7, no? Nuovi pentacoli, e qua dice bombardandolo con l'accordo musicale re sol bemolle la, che durante il rito specifico potrà essere mantenuto o mutato con l'unica nota solare do. Ecco, bisogna contemplare questo pentacolo e bombardarlo con l'accordo musicale. Ma io come faccio? Innanzitutto sono stonato come una capra e poi non ho strumenti musicali. Enzo Rappacciolo, che mi consigli di fare? Qua dice l'accordo musicale re sol bemolle la, durante bisogna bombardare. Poi come bombardarlo questo pentacolo con l'accordo musicale in questione? È veramente sì, Enzo Rapacciolo, interessante. Sì, lo so, interessante, ma appunto come lo si bombarda con un accordo un pentacolo? Poi che si dovrebbe ottenere? Destinato a propiziare la fortuna allo stato puro, addirittura allo stato puro la fortuna. Qua c'ho i miei cani, le mie cagne che mi saltano addosso. No, ma
perché giocano tra di loro e vogliono giocare con me. Ma io dico, la fortuna allo stato puro serve questo pentacolo. Ehi, oh, la fortuna allo stato puro ed assicurarvi vittoria e successo a chi lo indossa. Se tutti i soldati di tutti gli eserciti indossassero questo pentacolo che assicura vittoria e successo a chi lo indossa, non perderebbe nessuno e non morirebbe nessuno. E invece non funziona così. Insomma, potresti farti registrare una base. Ah sì, da Giovanotti magari, che lui parlava di complotti. Giovanotti il complottista, io gli avevo dedicato un video quasi 10 anni fa, credo, perché lui diceva che era stato in una riunione dei Bilderberger dove non soltanto erano assenti i politici, ma erano presenti i finanzieri, i bancari, ma soprattutto i disc jockey come lui, i cantanti come lui, e i surfisti, addirittura i surfisti nella riunione dei Bilderberger. E delle cose che ha detto non hanno né capo né coda, neanche i complottisti gli hanno creduto, hanno detto che era un po' un bugiardo in sostanza. E Giovanotti, quando stava in quella riunione, stava fuori di zucca perché sembrava che non avesse nulla da dire, e non avesse nulla da dire neanche su quello che usualmente canta. Però è così, è un personaggio Giovanotti. Canale di Chris Video, era un po' meglio un video di questo e un po' dopo live che leggi chat. Ah sì, sì, leggo la chat, leggo la chat. Allora, vediamo un po', perché dovrei fare alcune cose, le farò con voi. Vediamo, mi arrischio ad andare in giro perché allora speriamo che non si tagli la connessione, però è incredibile. Allora ho scritto era un po' meglio che facevi live che leggi solo chat, e non so, ho fatto la live da 49 minuti che sto trasmettendo, sai, non posso continuare a parlare delle stesse cose. Dopo ti vedrai la live se rimane salvata, perché io ho fatto una live parlando di queste tematiche, però ci ho parlato un'ora e passa. Io che qua ho la casa aperta a quest'ora, io ci ho parlato per un'ora e passa e non mi ha conservato la live, quindi voglio dire, alla fine faccio quello che posso,
perché già ho fatto 50 minuti, ho fatto una live larga larga e poi bisogna vedere quanto ho di carica nel cellulare. Ma no, ma no, ma ho girato, ma ho fatto oggi ho fatto live, dai su. Connessione funziona bene, oggi funziona bene. Deve avermi creato problemi questo cellulare, il Motorola Moto E7 Power del 2021. Però mi raccomando, voi se potete fate delle donazioni. Sono arrivato a 65 dollari e YouTube mi paga se arrivo a 100 dollari o li passo. Quindi se volete, sarei molto contento se voi mi date qualche donazione. Era un po' meglio che facevi live chat, leggi chat senza leggere il libro. Ah vabbè, ma adesso siete in due che mi seguite, ma prima mi seguivano in pochi. E succede che se io non do un contenuto alla live, leggo solo la chat, ci sono solo due persone, poi alla fine chi la guarda la live dall'inizio? Invece inizio a parlare di un argomento e oggi per esempio è troppo tardi e poi la live è un po' povera, la chat è un po' povera. Allora io ho visto che quando ci metto contenuto nelle live la gente le guarda le live. Buonasera, buonasera, buenas noches, do you speak English? ¿Qué idioma hablan? Quindi ho scoperto che questo cellulare a volte è molto lento, ne avevo il sospetto. E questo vediamo, ah, scotta come una padella. E quindi è per quello che io ho voluto leggere i libri, perché ho voluto parlare di un argomento. In questo modo è venuta una live con contenuto, poi naturalmente leggevo gli interventi delle persone. Ora hai posato libro e stanno guardando altri. Buonanotte amico mio, buonanotte Enzo Rappacciolo, sogni d'oro e buon fine settimana. In realtà non è che guardano altri, carissimo Chris Video, ma canale di Chris Video, ma è che sono le stesse persone che ritornano. Per esempio è ritornato Enzo Rappacciolo. Mi dovrei fare registrare una base. Adesso mi sono stancato di questo effetto speciale onirico. Mi raccomando, seguite e guardate questa live sin dall'inizio, se siete arrivati qua a questa altezza, e poi adesso siete in due, e poi abbonatevi, comprate super grazie, fatemi arrivare almeno ai 100 dollari, che YouTube mi deve pagare 100 dollari. Buonanotte a tutti, buon fine settimana. No, ma vedi, caro canale Chris Video, il fatto è che le persone in live entrano, escono, entrano, escono, entrano, escono. Per quello che entrano, escono, non è che ci sono più persone, sono le stesse. Ultimo video che avevo guardato e video che hai registrato dal Nokia al supermercato. Sì, sì, ne devo caricare altri. Grazie, grazie. Adesso speriamo che non salti il wifi, perché devo assolutamente asciugare
quello che hanno fatto i cani, che purtroppo ho delle cucciole che hanno 7 mesi passati, ma continuano a farla in casa e non piangono, non dicono nulla. Allora mi tocca asciugare alla male meglio. Alla male meglio, vediamo un po'. Dopo devo fare col mocio con l'acqua e sapone, ma adesso per continuare in live, poi io a quest'ora c'ho tutta la casa aperta e devo fare altri video. In realtà ne ho fatti molti, ma succede che non ha avuto molte visualizzazioni. Allora è per quello che questo cellulare non perde la segnale. Capito? Io tratto di fare di argomenti diversi. Allora, Gennaro Germini, molto bene. Sant'Enchan, attendo un tuo nuovo video ed ecco questa gradita live. Molto bene Gennaro, io all'inizio ho parlato di libri e se dopo la vedi dall'inizio questa live, ho parlato di libri. Adesso siccome è tardi chiudo le finestre. Allora, sei un po' un traduttore di lingue e magari so parlare in spagnolo e in inglese anche. Se andate a vedere nel mio canale secondario troverete che io faccio a volte dei video bilingue. Faccio dei video bilingue. Poi purtroppo mi si è rotto il mio nuovo computer perché parte nelle BIOS una AMD 4007 S e quindi sto utilizzando il mio vecchio computer del 2010, un Intel Core Duo con Windows 7. Se potete donarmi del denaro potrò riparare il mio vecchio computer. E adesso sto estendendo la live il più possibile per stare con voi e darvi opportunità di stare con me, ma in realtà l'argomento della live l'ho già esaurito, perché diciamo l'argomento della live è stata la lettura di libri o il commentare dei libri all'inizio. È stato il commentare dei libri all'inizio e poi adesso non è che mi metto, continuo a leggere quei libri. Dico a tutti quelli che guardano a sto punto la live che
che in pratica ho fatto un'ora di live, che in pratica guardino l'inizio di questa live, perché altrimenti se ne parlo per un'ora non è che c'ho un'ora di libri da non ho parlato di così tanti testi da dire vabbè, parli un'ora. Diciamo che ho diciamo che adesso vi devo lasciare. È stato per me un piacere stare con tutte e tutti voi. Grazie per avermi accompagnato in questa live, condividetela, commentate, iscrivetevi al canale. Mi spiace che devo tagliare adesso che ho 5 persone con me. Fai durante la live 48 ore, non posso. Grazie a tutti, buonanotte, buon fine settimana, grazie di seguirmi, condividete questa trasmissione, iscrivetevi al canale, se potete abbonatevi, comprate super grazie e ci rivediamo la prossima volta. Meno male che almeno questa live è venuta, adesso 3 persone collegate giusto quando devo tagliare. Ciao, 4 persone collegate, e quando prima ho iniziato con 0. Tutti dopo mezzanotte venite, grazie, ciao, tutti dopo mezzanotte. Vediamo 2 persone. Vabbè, 5 like. Arrivederci e grazie, buonanotte, buon fine settimana.